Quest'auto è appena stata lavata e in apparenza è perfettamente pulita. Guardate però che cosa abbiamo trovato con la nostra clay bar. Questa è quella che abbiamo utilizzato e questa invece è una clay bar nuova, inutilizzata. Una differenza impressionante. Ci sono alcuni tipi di sporco fortemente ancorato che nessun tipo di lavaggio ordinario potrà mai eliminare. Vediamo come affrontarli. Prima di tutto bisogna capire come individuarli, perché spesso non sono visibili ad occhio nudo. È molto più semplice capirlo percependoli con il tatto e per questo usiamo un piccolo trucco. Se passiamo la mano nuda sulla vernice già riusciamo a percepire una certa ruvidità, ma se ci aiutiamo con un sacchetto pulito, mi raccomando, questo è un lavoro che va fatto sempre a carrozzeria pulita, quindi dopo che l'auto è stata lavata. Sentite l'effetto. Si percepisce chiaramente la ruvidità della vernice. Allora bisogna intervenire con una clay bar e adesso vedremo come fare. La clay bar è una barretta d'argilla sintetica molto fine che è formulata appositamente per catturare le contaminazioni ancorate sulla carrozzeria. Vediamo come utilizzarla. Questa è una confezione da 100 grammi. Vediamo la nostra barretta. Io consiglio in questo caso di dividerla in due parti per diversi motivi. Primo, perché così sarà più maneggevole, cioè avrà più o meno la forma giusta per stare nella nostra mano. E poi per un altro motivo importantissimo, che la clay bar, se accidentalmente cade per terra, purtroppo deve essere gettata via, perché catturerà ogni genere di sporco che poi potrebbe, se passato sulla carrozzeria, graffiare irrimediabilmente. Quindi, una volta che abbiamo la parte giusta di clay bar, cominciamo a lavorarla con il calore della mano. Sentiremo che si ammorbidisce. Facciamo una pallina esattamente come con il pongo, assomiglia molto come consistenza al pongo, e poi la appiattiremo per renderla più o meno così. Ok? Carrozzeria pulita. Lavoriamo all'interno o all'ombra, quindi con carrozzeria fredda, importantissimo sempre. Non si lavora a secco, si utilizza un lubrificante specifico che andremo ad applicare sulla zona che dovremo decontaminare e anche sulla clay bar. E poi inizieremo a farla scorrere delicatamente, non serve pressione assolutamente, va semplicemente fatta agire con il suo naturale scorrimento. È una cosa che poi viene molto naturale. Facciamo piccole parti, non serve fare movimenti ampi, è meglio insistere sulla stessa zona finché non sentiamo che la carrozzeria non è più ruvida, ma diventa perfettamente scorrevole. Come vedete abbiamo catturato moltissime contaminazioni. Dopo aver terminato di trattare la nostra parte, diamo un ulteriore passaggio di pulitore rapido per eliminare gli eventuali residui di contaminazione che possano essere rimasti nel nostro liquido e poi con un panno in microfibra andiamo a rimuovere con movimenti rettilinei sempre delicati e asciughiamo perfettamente la parte. Sentite che adesso la carrozzeria è molto più liscia. Quando il lato della nostra clay è seriamente contaminato perché ha raccolto tantissimo sporco, dobbiamo procedere in questo modo. La pieghiamo in due, la ripieghiamo ancora, la rimpastiamo, liberando in questo modo una faccia nuova, pulita, incontaminata, che potremo utilizzare sul successivo pannello. Sul nostro vetro. Sul vetro possiamo anche premere più energicamente rispetto alla carrozzeria, perché ovviamente il vetro
è molto più duro, più resistente, è difficile graffiarlo. Una spruzzata per eliminare eventuali residui grossolani e poi passiamo il panno in microfibra per asciugare. Possiamo utilizzarlo anche sulla plastica, per esempio sul guscio dello specchietto. Ricordiamoci di aggiungere lubrificante se sentiamo che la clay comincia a impuntarsi e a fare fatica. E poi chiudiamo sempre con il nostro panno in microfibra. Possiamo usare il clay bar su moltissime parti dell'auto, i cerchioni ad esempio, stesso sistema. Spruzziamo di nuovo ed eliminiamo i residui. Eventualmente possiamo riutilizzarla finché non abbiamo eliminato tutto. Abbiamo decontaminato tutta la nostra auto, adesso come concludere il lavoro? Due strade possibili. Se la nostra macchina era estremamente contaminata e quindi abbiamo rischiato di distaccare delle grosse particelle di sporco, io consiglio un lavaggio integrale, la strada più sicura. Altrimenti se la contaminazione era leggera può essere sufficiente una passata di pulitore rapido su tutta la carrozzeria, su tutte le parti che abbiamo trattato e poi un bel passaggio con panno in microfibra per asciugare e portare a finitura. Non ci rimane che riporre la nostra clay bar nella sua confezione originale, ripiegandola in modo che stia perfettamente all'interno, magari dando una spruzzata per evitare che si incolli sulla plastica e che quindi sia più facile e più agevole poi estrarla al prossimo utilizzo.